Ciao, bentornati sul mio canale. Oggi vi parlerò del seghetto alternativo della Ryobi R18 JS. Io la sto provando da qualche mese, ora ve la faccio vedere un po' da vicino, in modo che possiate conoscerla e farvi un'idea anche voi. Questo è quello che trovate in confezione di vendita, ovvero l'utensile e due lame, una con un taglio più aggressivo e più robusta e una con un taglio a più denti, più fine, per eseguire i lavori curvilinei. L'utensile si presenta robustissimo, è parecchio pesante, può essere valutato sia come difetto che come pregio, dipende sempre dalle esigenze di utilizzo di ognuno. Ovviamente sui tagli orizzontali è da considerarsi un pregio perché abbiamo una maggiore stabilità e si presenta molto più fermo l'utensile. Nei lavori in verticale il peso sul polso si sente parecchio. Ora vi mostro brevemente come è strutturato. Per la sostituzione della lama non dobbiamo fare altro che ruotare questa ghiera di 90 gradi e viene estratta. Per sostituirla non facciamo altro che reinserire l'altra, spingiamola dentro bene, ci assicuriamo che è agganciato, il selettore ritorna in posizione e la lama è sostituita. Da questo lato troviamo il selettore per l'oscillazione della lama. In posizione 0 la lama va semplicemente su e giù, aumentando di numero aumenta l'oscillazione e quindi l'aggressività del taglio. Poi troviamo il selettore di accensione e il selettore di blocco funzione, quindi con questo noi non facciamo altro che accendere l'utensile e mantenerlo acceso, si sblocca rapidamente. Questo è il selettore della velocità di funzionamento. La cosa che a me non fa impazzire è il funzionamento del grilletto. Avrei preferito una modalità di potenziometro, ovvero che mi permettesse qui di selezionare la velocità massima, ma da qui comunque avere la possibilità, partendo dal minimo, di raggiungere il massimo selezionato. È così e me ne sono fatto una ragione. Andiamo avanti. Qua abbiamo la brugolina che ci permette da sotto il basamento di sbloccare la base e andare a selezionare l'angolo. Quindi arretriamo un pelo perché ci sono queste tacche che ci permettono di bloccarlo, quindi se noi lo riportiamo avanti vedete che si blocca, lo spostiamo, ci sono praticamente come delle selezioni preimpostate e comunque potete lo stesso, mantenendolo in avanti, regolare l'angolo che più vi piace. Ok, lo riporto a 0, lo rincastro sullo 0, vado a bloccarlo. Una cosa che rimane nell'anonimato per la stragrande maggioranza degli utenti di questo utensile è questa funzionalità. Quasi tutti quando prendono un utensile lo tolgono dalla scatola e cominciano a utilizzarlo e questa funzione ovviamente sparisce perché immaginiamo che sia delle viti di ancoraggio del basamento. Invece questa permette di traslare la base verso il basso e sfruttare parti dei denti che solitamente non vengono utilizzate. È una cosa che ha un suo valore economico perché ci permette di sfruttare la lama nella sua totalità, ovviamente in base allo spessore dell'utilizzo. Quindi vado a ribloccare la base in posizione. Qui abbiamo la sede per l'asta della guida parallela. Io non l'ho mai adoperata né con la circolare a mano, c'è chi ne ha bisogno, chi non ne ha bisogno. Comunque, cosa semplicissima. 2 morsetti, andate in appoggio e la guida è fatta. Costo 0. L'incastro della batteria è molto solida, quindi fa ben sperare nel tempo che non ci siano troppi giochi. Per l'utilizzo con questo utensile mi sono dotato di un set di lame di varie misure e varie dentature. Sulla confezione e anche sulla lama troviamo la dicitura che dice 6 TPI, 10 TPI, 14 TPI. Quelli sono i teeth per inch, quindi i denti per inch. Ovviamente al diminuire dei denti
abbiamo un taglio molto più aggressivo, l'aumentare dei denti abbiamo un taglio più pulito. Quindi questo è quello che vi serve come riferimento. Come nelle lame delle circolari, guardate quanti denti ha, più i denti sono fitti e più il taglio è pulito, più i denti sono rari e più il taglio è aggressivo e veloce. Come avete intuito, vi è anche la possibilità di tagliare il metallo. Io non ho ancora provato, proverò adesso con voi. Ho preparato qui qualche materiale. Cosa facciamo? Cominciamo con il vedere la differenza tra la lama e la funzionalità a taglio aggressivo e la lama con funzionalità di taglio più dolce. Prendo la lama col profilo più aggressivo e meno denti. Ok, selettore sulla posizione di oscillazione massima e andiamo a vedere come si comporta nel taglio. Questo è il taglio veloce ma molto sbavato. Ora vado a montare una lama con un profilo con più denti e vediamo come si comporta. Ok, come avete già intuito dalla velocità di taglio, il comportamento è nettamente diverso. Qui abbiamo il taglio con la lama aggressiva, qui abbiamo il taglio con la lama dal profilo meno aggressivo, sempre con la funzione di pendolo massimo. Ora vado a provare togliendo la funzione pendolo. Ok, qui vediamo i 3 step, partendo dal primo taglio, lama pochi denti molto aggressivo con funzione pendolo, lama con più denti con funzione pendolo massimo e la stessa lama con tanti denti eliminando la funzione pendolo. Guardate la differenza di risultato sullo stesso materiale con lama differente e funzione di pendolo dal massimo al minimo. Ora andiamo a vedere come si comporta con i tagli curvi, che è la cosa che più mi ha fatto desiderare l'utensile a batteria. Infatti, quando avete l'utensile a filo e cominciate a fare questo movimento, immancabilmente il filo che era qua ve lo trovate in mezzo alle scatole nella zona di taglio, cosa molto 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 fastidiosa. Magari sposto la telecamera in modo che possiate vedere meglio. Ok, vediamo di fare una sagoma. Faccio una prova su l'MDF. Sentiamo un pelo lo spessore, vediamo come si comporta. Il taglio è veramente pulito, la curvatura è ottima, praticamente un traforo. E come vi ripeto in continuazione, la differenza la fa la lama e la modalità che utilizzate. Ok, cambio la lama e faccio la prova insieme a voi per vedere se taglia sto benedetto metallo. A parte la vernice che è sparita, che inganna un po' l'occhio, i denti ci sono ancora e pungono ancora. Ovviamente non è l'utilizzo che farò di queste lame, io adesso ho esagerato,
per vedere effettivamente se era una cosa che riuscivamo a fare, perché sulla scatola c'è scritto 6 mm. Comunque con la lama adeguata la possibilità c'è. Io penso che l'utilizzo più adeguato sia l'eventualità di poter ritagliare delle lamierine, tagliare il metallo in sostituzione di seghe a nastro e compagni. Penso che poi diventi un hobby abbastanza costoso per le lame. Comunque taglia bene, taglia pulito, il taglio è venuto senza bave. Per completezza vi faccio vedere sempre con la lama da metallo un taglio di materia plastica, quindi questo è un pieno rettangolare. Tagli comodi, puliti, nulla di cui lamentarsi. Allora, qualcosa sono riuscito a mostrarvi di questo utensile. Evito nella maniera più assoluta il test endurance sulla prova di durata della batteria, perché non ha senso, ci sono troppe variabili in gioco, tipologia del materiale, la direzione delle fibre, la durezza del materiale stesso e così via. Non posso darvi dei riferimenti precisi in questo senso per fare delle valutazioni corrette. Pro e contro valutateli voi in base alle vostre esigenze. A me ha fatto storcere il naso il grilletto, un po' il peso, però il fatto di non avere il filo in mezzo alle scatole durante i tagli mi ha fatto passare tutte le paure. Infatti il seghetto a filo che avevo prima non ce l'ho neanche più. Ho questo quando mi serve, prendo in mano tagli veloci, stacco la batteria, la caccio sulla levigatrice, poi viceversa. La comodità dell'utensile a batteria è veramente enorme. L'unica cosa su cui non ve lo consiglio è se fate tanti tagli in verticale, è abbastanza pesante, su quella lavorazione vi infastidisce parecchio. Nel mio caso su tagli orizzontali, su banco, morsetti e così via, è più stabile e niente. Altre valutazioni non ne faccio perché, come sanno le persone che mi seguono sui social e gli amici, l'utensile migliore non esiste, esiste il miglior utensile per soddisfare le proprie esigenze, per cui ognuno faccia le proprie valutazioni. Dimenticavo, stavo guardando il video di White Ghost e mi ha fatto venire la pulce nell'orecchio. Lui festeggia 1 anno del canale e io mi sono andato a guardare quando ho pubblicato il primo video, esattamente 1 anno fa. Per cui io sono un po' alla sprovvista sulla cosa perché non me l'ero organizzata. Che faccio? Vi regalo una t-shirt personalizzata in Ross. Quindi cosa vi chiedo io? Vi chiedo di mettere un bel like a questo video e condividerlo. Andare a vedere i video che ho realizzato in passato e scegliere quello che più vi piace e condividere anche quello. E poi commentate sotto questo video con la vostra taglia e un colore di preferenza. In un video successivo, penso il prossimo, tra 2 video, farò ancora la scelta random col comment picker e poi vi spedirò questo pensiero per celebrare questo evento. Io prima di salutarvi vi rinnovo l'invito ad iscrivervi, condividere i miei video, condividere la mia passione. Se volete aiutare il canale vi ringrazio infinitamente. Ciao, alla prossima!